tutta la musica in 2 pedaliere con i pedalini veri. Si può fare? Me lo dici tu alla fine del video. Chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono Ale e nel video di oggi vi dimostro che con 2 pedaliere vi faccio suonare tutto. E starete pensando, beh, con una suono un genere e con una un altro. No, lo scopo finale sarà identico. Una sarà semplicemente la versione più piccola di quell'altra. Saranno adatte anche ad ogni situazione, dal palco mega giga all'angolo di una piazza, per fare qualche esperienza come artista di strada. Tra l'altro, non sottovalutatela come cosa, è un'esperienza interessantissima. Io l'ho fatto per anni e come esperienza mi ha insegnato tantissime cose. Intanto ti costringe a suonare in qualsiasi condizione, sia con il caldo più torrido sia con il freddo più rigido. Oltre a farti conoscere un sacco di persone ovunque tu vada, è una palestra enorme e molto efficace per i live. Io l'ho fatto spessissimo, soprattutto in acustico, e vi giuro raga, suonare una chitarra acustica in così tante condizioni diverse per così tanto tempo vi tornerà utile sicuramente. Comunque, questa volta si parla di pedalini, quindi se in futuro vuoi altri video su pedalini, pedaliere, cose varie qui sul canale, iscriviti e attiva la campanellina e poi dimmi subito nei commenti su cosa fare questi video. Ma adesso andiamo a mettere per davvero le mani tra pedali, pedalini, cavi, cavetti. Era un po' che volevo farlo, così ho spiegato la cosa ai ragazzi di Roland che hanno accettato la sfida. Quindi per mia fortuna abbiamo un bel po' di materiale da sfruttare. Vi dico solo che userò queste 2 come basi. Una è la BCB 30X, ovvero una pedaliera piccola, e l'altra è la BCB 90X, ovvero una pedaliera un po' più grande. Ma tranquilli, con calma vi faccio vedere tutto. Allora, partiamo dai pedali. Abbiamo il DD8 come delay di Boss, il TU3 come accordatore, il BD2 ovvero il Blues Driver, l'RC5 come loop station, la Boss GT1000 Core. Tra l'altro su di lei ci ho fatto un video bello denso, vai a vederlo, te lo lascio qui sopra così ne sai di più. Poi vediamo come sfruttarla. Inoltre abbiamo il Dofix Michelangelo, il Dofix Lussuria e il Blackstar HT Metal come drive, Chorus CH5 di Harley Benton, un Crybaby di Dunlop e un Digital Repeater di Moer. Come alimentatore, una piccola chicca, userò il mio Eneloop. Lo so, sono un sacco di pedali, ditemi quali preferite tantissimo nei commenti che qualche spunto per un video nuovo non fa mai male. Ora però vi spiego cosa ho in mente e scegliamo quelli che fanno al caso nostro. Ovviamente se riesco voglio usarli tutti, Il punto forte delle 2 pedaliere voglio che sia la versatilità. Vorrei avere più o meno tutti i suoni che mi servono con poco sforzo. Per una delle 2 pedaliere una caratteristica fondamentale sarà anche la trasportabilità e la compattezza. State con me e capirete. Intanto però scegliamo i pedali. Per quanto riguarda i drive abbiamo i 2 Dofix, ovvero il Lussuria e il Michelangelo, il Blackstar e il Blues Driver. Il Blackstar è vero che con i 2 canali più 1 ci dà tanti suoni, dal low gain al metal ignorante, ma occupa davvero troppo spazio e necessita di un'alimentazione dedicata. Mi sento di scartarlo, per cui terrò gli altri 3. Per quanto riguarda gli ambienti ho a disposizione un DD8 che finirà di sicuro nella pedaliera grande, mentre il Moer, visto quanto è piccolo, sposa perfettamente l'idea di metterlo in una pedaliera essenziale e compatta. Non uso riverberi e vi spiego il perché. Sono abituato che queste cose vengono gestite da qualcun altro in base all'ambiente in cui sono. Ad esempio, suono in un piccolo club, ci sarà un determinato tipo di ambiente. In una piazza sarà completamente diverso. Non mi metto a fare preset e regolazioni che ogni volta non vanno bene. Di solito lascio fare al fonico. Ovviamente quando posso, perché non sempre c'è, soprattutto quando suoni per strada o ti va benissimo e passa un fonico, ti dà una mano, oppure a meno che non sia qualcosa di davvero particolare per musica ambient o qualche riverbero strano, non mi piace troppo usarli. Ovviamente se suono in casa in catena ce lo metto sempre, ma con l'HX Stomp di turno non mi faccio troppi problemi. Se lo voglio lo metto, se no niente. Tra i pedali ho anche un accordatore solo, lo metterò nella pedaliera grande. Poi anche questa scelta, vedrete, ha senso, ma dovete arrivare alla fine del video. In quella grande, volendo, potrei evitare un delay e il chorus e mettere anche la GT1000 Core. Posso sfruttarla per gestire qualche pedale e avere qualche effetto extra se dovesse servirmi. Stessa cosa vale se usate qualcosa tipo l'MS3 di Boss, essendo anche multi-effetto. Ma con la GT1000 Core, in assenza di ampli, possiamo anche scegliere di andare dritti nell'impianto. In questo caso però non la userò e sfrutto il fatto che la BCB 90X ha il suo alimentatore integrato. La Boss GT1000 Core dovrei attaccarla alla corrente indipendentemente dalla pedaliera. Poi ho il chorus di Harley Benton, fa il suo, per quello che serve a me va benissimo. In quella grande ci voglio mettere anche il mio Crybaby di Dunlop, è il signature di Dimebag dei Pantera, esteticamente è stupendo e poi funziona anche alla grande. Per finire ho una RC5 e voi vi chiederete, ma che senso ha una loop station se suono con una band? Non me ne faccio niente, calma. Pensa ad esempio se dovessi suonare qualcosa da
solo oppure per strada. Metterla nella pedaliera piccola può avere il suo perché. Immagina i loop che ci puoi fare. Guarda Borja... L'ho detto giusto 3 ore, adesso ho sbagliato. Guarda lui. Lui ci fa delle robe stupendissime. Solo a vedere quanto si diverte lui a fare quelle cose mi fa venire voglia di prendere la chitarra, andare per strada e suonare subito. Ok, ultima cosa per davvero. Ho questo alimentatore a batteria. Lo metterò nella pedaliera piccola, così la rendo completamente indipendente da fonti elettriche. Così, in qualsiasi caso, sul palco o per strada, sarà utilizzabile. L'unico limite che ci dà è che i pedali devono essere alimentabili tutti allo stesso modo, classici 9 volt. E mi raccomando, occhio agli ampere che eroga. Controlla che siano sufficienti ad alimentarli tutti. Non esagerare se usi questi alimentatori. Ora che abbiamo i pedali e abbiamo pensato un po' come metterli giù, ci serve soltanto una base per concretizzare le due pedaliere. Vi spiego un attimo perché ho scelto proprio loro due. Con queste nuove pedaliere di Boss è possibile creare pedaliere con tutti i tipi di pedali. Come ben sapete, le vecchie versioni di queste pedaliere avevano gli alloggi predisposti con la forma dei pedalini Boss e basta. Con questi nuovi modelli invece hanno voluto aprire alla possibilità di costruire pedaliere con ogni tipo di pedale. Anche se avete dei vecchi pedalini che non sono Boss e volete usarli, potete usarli. Il motivo non è solo questo. Guarda ad esempio come è fatta la BCB 30X, ovvero quella piccola. Sui bordi ha questi scavettini che ci permettono di inserire i jack sia all'ingresso che all'uscita senza problemi e senza nessun tipo di intralcio. Tanta roba. In più, portare in giro già una testata con la cassa e anche la pedaliera che da sola pesava 12.000 kg era un massacro. Con queste pedaliere BCB di Boss abbiamo comunque protezione, tanto spazio e ci guadagniamo anche un sacco in compattezza, leggerezza e portabilità. Ora direi di passare finalmente all'assemblaggio. Se poi avete problemi a capire l'ordine dei pedali e cosa fa ogni singolo effetto, ci ho fatto un corso. In un'ora ti dico le cose più utili per fartele mettere in pratica subito. Partiamo da quella piccola. La uso anche per spiegarti come si fissano i pedali in queste pedaliere. Praticamente c'è questo strato in tipo gomma piuma che puoi ritagliare con la forma esatta del tuo pedale. In questo modo puoi fissare senza velcro, senza viti, senza niente tutti i pedali che vuoi in questa gomma. Se poi vuoi cambiare la disposizione dei pedali e rifare tutta la pedaliera, ti basta comprare il ricambio di questa gomma e praticamente ti puoi fare tanti preset di pedaliere diverse. In base a quello che vai a mettere, cambi lo strato di gomma che ti serve e poi metti i pedali che ti servono. In alternativa puoi rimuovere completamente questo strato e mettere i pedalini con il classico velcro. Partiamo posizionando l'alimentatore. Poi mettiamo in fila i pedali della distorsione. In questo caso uso il BD2 di Boss e il Luxuria di Dofix. Subito dopo metto il delay di Moore e poi la loop station. Ora, dopo aver disposto i pedali, è giunto il momento di collegare i pedali tra di loro e poi attaccarli all'alimentazione. Per collegare l'alimentazione uso questo cavo che, in un cavo solo, mi offre diverse spine per attaccare i pedali. In questo caso me ne bastano 4. Per collegare insieme i pedali, invece, visto che l'obiettivo è il risparmio totale di spazio, ho due scelte. O uso questi cavetti che hanno il jack davvero piccolo che occupa pochissimo e sono perfetti in questi casi, oppure posso usare uno di questi kit per costruirmi i miei cavi su misura. Così sono sicurissimo che in ogni caso non ci sarà cavo in eccesso che mi porta via spazio. Come detto all'inizio del video, direi che l'obiettivo, che era poter suonare diversi generi musicali in ogni posto, indipendentemente da tutto, è stato raggiunto. Questo overdrive funziona benissimo sia a basse distorsioni sia con distorsioni molto alte, soprattutto se si cerca un sound bello cremoso un po' stile Marshall. Nel caso il Luxuria può essere boostato dal BD2, che in alternativa mi fa anche da drive leggero. Poi, come vi ho accennato prima, è indipendente da ogni sistema elettrico di alimentazione, ha la sua batteria che alimenta i pedali e infine non ho messo l'accordatore. Questo perché in ogni caso ho l'accordatore a clip attaccato alla paletta della chitarra, quindi posso evitare di mettere un pedale in più e quindi risparmiare spazio. Tutto qui. Ora sentiamo un po' di suoni e poi ci buttiamo a fare la pedaliera grande. Per farlo userò un po' delle chitarre che mi hanno mandato i ragazzi di Musical Store 2005. Ti lascio nelle schede i video di ognuno.
Ora passiamo alla BCB 90X. Per questa pedaliera, come hai potuto notare, non ho inserito nella lista delle cose da mettere l'alimentatore. Questo perché la pedaliera, oltre a fare da supporto, ha anche un suo alimentatore interno a cui possiamo collegare i pedalini. La cosa si traduce in comodità e spazio risparmiato. Vi garantisco comunque che non ci sono rumori strani mentre suonate, quindi non introduce ronzii o altre cose strane. Direi ora di passare a mettere i pedali. Partiamo posizionando i primi pedali della catena, ovvero il wah e i drive. In questo caso vado a mettere il Crybaby, il Blues Driver, il Michelangelo e il Lussuria di Dofix. In questo modo ho tutti i suoni che mi servono, perché sul Michelangelo ho anche un boost, ma non raggiungo comunque chissà che distorsioni esagerate. Con il Blues Driver messo prima posso dargli un po' di spinta extra. Inoltre ho il Lussuria messo subito dopo gli altri due pedali. In questo modo posso dargli una spinta extra sia con il Michelangelo sia con il BD2 di Boss, oppure in alternativa usarlo da solo. Per quanto riguarda l'ambiente ho il mio Chorus Harley Benton, il DD8 e il Digital Repeater di Moore. Se proprio dovesse servirmi qualcosa in più posso anche aggiungere la GT1000 Core che uso come 3 stomp diversi e ci posso mettere davvero tutto quello che voglio. In questo caso però non la uso perché richiederebbe un alimentatore a parte. Infine metterò l'accordatore TU3 a fine catena. So che tante volte si usa metterlo per primo, ma a me piace metterlo per ultimo. Con un colpo solo mi muta tutta la pedaliera. Ora, come prima, posizioniamo i vari cavi e cavetti per gestire alimentazione e segnale tra i pedali e abbiamo fatto. Io vi aspetto dopo la demo con il verdetto finale su queste due pedaliere. Bene, direi che con entrambe le pedaliere abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E se in questo video hai trovato anche solo uno spunto per sistemare o migliorare la tua pedaliera, lascia un like e iscriviti al canale. E per restare aggiornato su tutti i contenuti che stanno arrivando, attiva la campanellina. Mandatemi su Instagram le vostre pedaliere, tutte le foto, fatemi salire la gas che voglio vederle tutte. Comunque, entrambe sono versatili e vanno bene per suonare un po' di tutto. Ok, non raggiungiamo la perfezione con tutti i suoni, ma non è questo l'obiettivo. Stiamo parlando di versatilità.
funzionalità. Di sicuro ci permettono di adattare noi a loro e adattare loro a noi e alle nostre esigenze del momento. In più, essendo piccola, la BCB 30 la possiamo anche assemblare e usare comunque a prescindere insieme alla BCB 90 e avere magari quel tocco di drive o di effetti in più che ci manca sulla BCB 90. Oppure, in alternativa, possiamo scambiare tra loro qualche pedalino. Alla fine la costruzione di una pedaliera è sempre frutto di sperimentazione. Diciamo la verità, tutti i pedali di una pedaliera che si rispetti vivono da precari, sempre. Ognuno può perdere il suo posto in qualunque momento, perché ne troviamo uno nuovo, magari su internet, e la gas ci travolge. A proposito di gas, lo sai che c'è un gruppo Telegram pieno di persone malate come noi di queste cose? Tutti i giorni ci scambiamo opinioni e pareri su un sacco di argomenti diversi, dalle chitarre agli amplificatori, ai pedalini. Se ti interessa farne parte, vai in descrizione che trovi il link. Io ringrazio i ragazzi di Roland per aver creduto in questa sfida che, devo dire, è andata davvero bene. Di tutto quello che ho usato vi lascio la lista completa, completissima, tutta in descrizione, insieme a tutti i link. Ripeto, ditemi anche nei commenti quali pedali avete in pedaliera, perché sono stracurioso. Adesso comincerò a girovagare per internet alla ricerca di pedalini, perché mi sta salendo la gas fortissima. Non dite mai che la vostra pedaliera è definitiva, perché non ci crede nessuno.